Torta di compleanno al cocco senza uova e senza burro? Buongiorno, io sono Chef Nico e voi siete su Italia Plant Based. Oggi vi faccio vedere quanto è semplice fare una torta con un morbidissimo pan di Spagna integrale, ripiena di crema pasticcera al cocco e ricoperta di panna montata vegetale. Siete pronti? Preriscaldiamo il forno a 180 gradi ed iniziamo con la preparazione del pan di Spagna. Le dosi sono nella descrizione del video. Per farlo avremo bisogno di latte vegetale di vostra scelta, olio di semi di girasole, zucchero, farina integrale e farina di tipo 2, lievito in polvere e aroma di vaniglia. In una ciotola aggiungiamo il latte vegetale, noi ne utilizziamo uno di soia, l'olio di semi, l'aroma di vaniglia, lo zucchero e mescoliamo con una spatola fino a che lo zucchero sia disciolto nel liquido. Aggiungiamo le farine, 50% integrale e 50% di tipo 2. Le passiamo al setaccio insieme al lievito per dolci in polvere. Questo passaggio è importante per eliminare eventuali grumi nelle farine e per rendere il pan di Spagna più leggero. Con la stessa spatola incorporiamo le farine nel liquido, mescolando in modo rotatorio dal basso verso l'alto e cercando anche di rompere i grumi più grandi che vedete nell'impasto. Con questo movimento proviamo ad incorporare aria per rendere l'impasto un pochettino più leggero. Dobbiamo ottenere una consistenza come questa, quindi in base alla farina che utilizzate è possibile che dobbiate aggiungere un pochettino di liquido in più. Non serve mescolare troppo, quindi dopo 2 minuti, quando le farine sono ben incorporate, prepariamo una tortiera. La nostra è da 18 cm. La oliamo leggermente e la infariniamo, poi ci mettiamo dentro l'impasto della torta. Come vedete la consistenza è abbastanza fluida, facile da versare nella tortiera. Ecco così. Adesso cuociamo in forno statico a 180 gradi per circa 50 minuti, ma qui dipende tantissimo dal forno e dal grado di idratazione delle farine, quindi controllate sempre con uno stecchino per vedere se il centro della vostra torta è ben asciutto. Quando il pan di Spagna è pronto, lo mettiamo a raffreddare su una griglia per circa un'ora prima di tagliarlo a fette. Nel frattempo possiamo preparare la crema pasticcera al cocco per farcire la torta. Mettiamo dell'amido di mais, del latte vegetale di vostra scelta, dello zucchero di canna grezzo e la vaniglia in una pentola non troppo grande e a fuoco spento iniziamo a mescolare con una frusta fino a che abbiamo un liquido liscio e senza grumi. Poi aggiungiamo il latte di cocco con tutta la sua parte solida e portiamo la pentola sul fuoco medio-basso. Continuiamo a mescolare fino a che dopo pochi minuti la crema inizia a restringersi e ci ritroveremo con una buonissima e cremosissima crema pasticcera al cocco, liscia e senza grumi. Se la volete più bianca, allora sostituite lo zucchero grezzo con quello bianco classico. Quando poi la crema è pronta, mettetela da parte a raffreddare per circa una mezz'ora. Adesso che il pan di Spagna si è raffreddato un po', lo tagliamo in 3 fette spesse circa 2 cm l'una. Per tagliarlo noi utilizziamo un coltello seghettato, tipo quello per tagliare il pane. Facciamo in modo che le fette siano più o meno dello stesso spessore e aggiustiamole un po' con il coltello, soprattutto l'ultima fetta, la parte superiore del pan di Spagna. Adesso mettiamo il primo disco su un piatto da portata e lo spennelliamo con della bagna per dolci. Qui ne abbiamo preparata una mettendo a scaldare acqua, zucchero e vaniglia. Le dosi come sempre sono nella descrizione sotto il video o sul nostro blog. Poi aggiungiamo la crema, non è necessario che sia freddissima. Noi ne mettiamo un bello strato, visto che è tanto buona. Distribuiamo un po' la crema con un cucchiaio, poi la copriamo con il secondo disco di pan di Spagna. Guardate com'è morbido. Lo spennelliamo con la bagna per farlo inzuppare un po'. Poi ricopriamo anche lui con tanta crema al cocco. La distribuiamo bene, poi chiudiamo la torta con l'ultimo disco, però rigirandolo sottosopra. Non preoccupatevi se la crema cola ai lati della torta. Con una spatola la distribuiamo bene intorno alla torta, ricoprendo qualche eventuale buco o imperfezione. Poi diamo un'ultima spennellata di bagna all'ultimo disco e siamo pronti per ricoprire di panna montata vegetale. Qui decidete voi se la volete zuccherata o meno. Noi ne mettiamo un bello strato, poi con una spatola o un coltello andiamo a levigare la superficie e i lati della torta. Non deve essere perfetta, così va bene. Infine rivestiamo il tutto con del cocco râpé. Ci aiutiamo con una spatola per fare appiccicare il cocco, altrimenti con le mani viene un pasticcio. Vedrete che il cocco si attacca benissimo alla panna montata. Spolveriamo la superficie e voilà, la nostra torta di compleanno al cocco è pronta. Ad essere sinceri, noi la facciamo anche se non ci sono compleanni, visto che è buonissima, piena di fibre, delle farine integrali e non contiene latte, burro o uova. Adesso quindi non ci resta che tagliarla e mangiarcene una fetta o 2. Guardate come si taglia bene, non l'abbiamo nemmeno fatta riposare in frigo. La crema regge benissimo al taglio, il pan di Spagna è morbido e sofficissimo e pieno di sapore delle farine integrali. Vi assicuro che questa torta piacerà proprio a tutti. Adesso non vi resta altro che provarla a casa e farci sapere come vi è venuta. Bene, se il video vi è piaciuto allora cliccate like o lasciateci un commento. Poi come sempre ci fa molto piacere se vi iscrivete al canale o se venite a trovarci su Instagram. Allora buon appetito e alla prossima ricetta!